Avrò fatto una buona impressione? Cosa penseranno di me? Sono un risultato credibile? Se anche tu qualche volta ti sei fatto domande di questo tipo, ti suggerisco di seguire questo video fino alla fine, perché andremo a vedere e capire l'importanza della prima impressione. Sì, lo so, ci sono alcune persone che dicono: "Ma a me tanto non importa, il giudizio e il pensiero degli altri", però siamo esseri umani, siamo esseri sociali e quindi le interazioni sociali e le opinioni che le altre persone hanno di noi in ambito personale, così come in quello professionale, influenzano il nostro modo di fare e di comportarci con le altre persone. Certo, non dobbiamo scadere nell'essere schiavi del giudizio delle altre persone, quello diventerebbe patologico, ma è indubbio che ogni essere umano ha comunque dentro di sé una parte che gli dice: "Che cosa penseranno gli altri di me?" Ebbene, in questo video approfondiamo proprio questo. La prima impressione. Si dice, partendo da un vecchio detto, che l'abito non fa il monaco. Mai detto, antico o di saggezza popolare fu più sbagliato. Perché? Perché la prima impressione invece è importante e l'abito non inteso come l'abito che indossiamo. Ovviamente non sto perorando la causa degli stilisti o degli abiti firmati, sto solo dicendo che l'abito e tutta la nostra immagine deve dare fin da subito una immagine che sia coerente con il messaggio che noi vogliamo trasmettere. Ecco che se ad esempio io andassi in giacca con la camicia bianca e magari pure la cravatta, sul palco di una band heavy metal, vestito così, probabilmente non sarei credibile. Magari sarei un bravo musicista, ma non sarei credibile. Viceversa, se tu domani mattina dovessi entrare in uno studio da un notaio, da un avvocato o da un medico e ti trovassi magari una persona vestita come un grande musicista di una band heavy metal, con tutto il rispetto, e magari sarebbe sicuramente un medico bravissimo e preparatissimo, ma indubbio che la nostra percezione, almeno all'inizio, non sarebbe sicuramente tra le più positive. È inutile negarlo, il nostro cervello funziona così, lavora per associazione e quindi quando vediamo qualcosa che non è coerente con l'immagine o con il pensiero che noi abbiamo in testa, qualcosa si inceppa. Ma molti non sanno che la prima impressione deriva da un insieme di cose, non solo ovviamente da come siamo vestiti. Noi quando comunichiamo, e non lo dico io, ma lo dice il primo assioma della comunicazione, che voglio ricordare, lo cito spesso, è impossibile non comunicare, perché noi comunichiamo in ogni istante della nostra vita. E quando lo facciamo attraverso 3 canali di comunicazione. Molti pensano che la cosa più importante sia ciò che diciamo e ovviamente non sto dicendo che non sia importante quello che diciamo, ma è più importante come lo diciamo, cioè come utilizziamo la voce, il tono, il ritmo, la modulazione vocale, la velocità di eloquio. Tutto questo cambia profondamente il messaggio che noi stiamo trasmettendo a parità di parole. E ovviamente poi anche il linguaggio del corpo, cioè la comunicazione non verbale, le microespressioni del viso, la gesticolazione, la postura, la prossemica, cioè la distanza che manteniamo dal nostro interlocutore o dai nostri interlocutori. Tutto questo influenza in maniera determinante la percezione che le persone avranno di noi. Quindi il primo suggerimento è quello di certamente dire le cose giuste, ma saperle dire con il tono di voce giusto e accompagnarle con un linguaggio del corpo che sia coerente con il messaggio che vogliamo trasmettere. Anche l'abbigliamento o diciamo l'immagine, visto che il 75% circa delle informazioni che arrivano al nostro cervello passano attraverso la vista, devono essere coerenti. E quindi ecco perché il vecchio detto l'abito non fa il monaco, come dire, lascia un po' il tempo che trova. Come ho detto all'inizio, chiaramente non dobbiamo lasciarci condizionare in maniera importante dal giudizio delle altre persone, altrimenti poi non saremo più liberi di vivere come ci sentiamo. Ma è indubbio che essendo esseri sociali dobbiamo in ogni caso capire in quale contesto ci stiamo muovendo e di conseguenza il tipo di atteggiamento che dobbiamo tenere, ovviamente senza mai snaturarci, ognuno di noi ha il proprio stile, il proprio mood, il proprio tone of voice, come si dice oggi, che va di moda, e quindi non dobbiamo snaturarci, ma certamente un bravo comunicatore, una brava comunicatrice sa adeguare il proprio stile comunicativo in base alla persona o alle persone che ha davanti. Una cosa che cito spesso anche durante i miei eventi, i miei corsi, è proprio questo. Un bravo comunicatore
non è quello che usa le parole ineccepibili in qualsiasi momento, ma è quello che sa adeguare la propria comunicazione in base alla platea che ha davanti. Se io devo parlare di, non so, web marketing, di inbound marketing o comunque di un argomento di un certo tipo, è evidente che se io mi trovo davanti una platea di direttori marketing o persone esperte in quel settore, posso utilizzare un certo tipo di linguaggio, più tecnico magari, un po' più forbito, un po' più, diciamo, centrato sulla platea. Evidentemente, se ho davanti a me una platea di persone che non conoscono il marketing, la vera abilità sta proprio qui, riuscire a spiegare le stesse cose, gli stessi concetti, ma con un linguaggio che possa arrivare alla platea che ho davanti. E questo non significa che alcune persone siano più intelligenti e altre lo siano meno. Se io dovessi, ad esempio, andare ad un convegno, ad un congresso di, che ne so, cardiochirurgia, io non sono un medico, quindi è evidente che se dall'altra parte in platea, o meglio sul palco, ci fosse un medico che parla con termini medici, scientifici, ultra tecnici, probabilmente io, pur ritenendomi una persona mediamente intelligente, non riuscirei a capire nulla. Se invece adeguasse il suo modo di comunicare in base ad una platea che non è esperta di medicina, sicuramente potrei capire qualcosa. E magari sarà successo anche a te di ascoltare il classico professorone che diciamo mi piace quel tipo, mi piace quella tipa, perché quando parla la capisco. Ecco, la vera abilità di un bravo comunicatore o di una brava comunicatrice è proprio questa: sapere adeguare il proprio modo di comunicare in base alla platea che abbiamo davanti. E quindi, quando ti chiedi: "Ma che impressione avrò fatto o cosa penseranno di me?", chiediti, prima di questo: "Come mi sono comportato? Che cosa ho detto? Com'è stato il mio paraverbale, quindi la voce, il tono, il ritmo, che cosa ho trasmesso con la modulazione vocale, con il linguaggio del corpo, con la gesticolazione, con la postura?" Tutto questo ha un impatto veramente importante e molti esperti dicono, e io concordo su questo, che se i primi 30 secondi sono quelli in cui solitamente si dice che le persone si facciano una prima impressione su di noi, positiva o negativa che sia, i primi 7, 8 secondi siano assolutamente quelli fondamentali. Quindi la prossima volta che devi affrontare un colloquio, parlare con una persona a livello personale o a livello professionale o affrontare una platea, fatti queste domande. Che messaggio voglio trasmettere? Come voglio essere percepito? E ovviamente in base a questo cerca di adeguare il tuo modo di comunicare. Se in qualche modo in questo video hai trovato qualche spunto interessante per migliorare la tua comunicazione, ovviamente ti invito a mettere like a questo video, magari a mettere anche mi piace a questo canale, a seguirlo attivando la campanella. E noi ci vediamo al prossimo video.